Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come lavorare questo punto fantasia ad uncinetto. Oggi aggiungiamo un nuovo punto alla nostra collezione di punti fantasia. Questo punto me l'avete chiesto in tantissime e quindi eccolo qui. È un punto bellissimo, un punto con un effetto 3D, quindi un po' tridimensionale, ed è un punto che non è reversibile, quindi il davanti non è uguale al dietro, anche se anche la parte dietro è molto bella. È un punto perfetto per lavorare copertine per neonati o anche coperte più grandi e molti altri progetti. Questo bellissimo punto è veramente molto semplice da lavorare, infatti è sufficiente ripetere sempre le stesse due righe. Nel tutorial vediamo anche come cambiare colore se vogliamo fare questo punto in più colori. Ovviamente, come vedete da queste due mostre, possiamo lavorarlo con filati a tinta unita o con filati in più colori. Queste due mostre le ho lavorate tutte e due con dei filati Baby Merinos che avevo, ma di due marche differenti. E questa si è rivelata leggermente più sottile dell'altra, infatti questa l'ho lavorata con un uncinetto 2 mm, mentre per questa che lavoreremo oggi insieme ho utilizzato un uncinetto da 2,5 mm. Quindi sempre vi consiglio di fare un campioncino da 10x10 per vedere qual è l'uncinetto giusto per il vostro filato e per la vostra mano. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo lavorando un nodino iniziale e per questo facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E montiamo un numero di catenelle multiplo di 4 più 6, quindi multiplo di 4, 40, 80 e così via, e alla fine aggiungiamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Io per esempio ho montato 66 catenelle, quindi 60 che è multiplo di 4 più 6. Ed ora iniziamo la prima riga. Iniziamo con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, quindi lavoriamo altre 3 catenelle ed ora partendo dalla sesta catenella dall'uncinetto, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta lavoriamo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Saltiamo 3 catenelle di base e nella quarta lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. Quindi saltiamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella quarta lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E questa ripetizione, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, la chiamiamo V. Questa è una V. E ripetiamo per tutta la riga fino alla fine, saltando 1, 2, 3 catenelle e nella quarta lavoriamo una V. Lavorata anche l'ultima ripetizione rimaniamo con 3 catenelle. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2 e nella terza, quindi l'ultima, lavoriamo un punto alto. E in questo modo abbiamo completato la prima riga esattamente come l'avevamo iniziata, cioè con un punto alto. Per la riga 2 giriamo il lavoro, lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle ed ora lavoriamo un punto alto in rilievo preso davanti nel prossimo punto alto, quindi prendendo da davanti
passiamo dietro al corpo del punto alto e qui lavoriamo un punto alto. Ed ora lavoriamo nell'archetto di 2 catenelle della V sottostante. Lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e altri 3 punti alti, 1, 2, 3. E completiamo questa conchiglia con un punto alto in rilievo sul prossimo punto alto. Quindi sempre da davanti verso dietro prendiamo il corpo del punto alto e lavoriamo un punto alto. E passiamo alla prossima V. Quindi nel primo punto alto della V lavoriamo un punto alto in rilievo preso davanti. Nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e 3 punti alti, 2, 3 e un punto alto in rilievo preso davanti sulla seconda parte della V, quindi sul punto alto della V. E questa ripetizione è quella che possiamo chiamare conchiglia o ventaglio. Quindi un punto alto in rilievo preso davanti nel primo punto alto della V, nell'archetto 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti e un punto alto in rilievo preso davanti sul secondo punto alto della V. Ed è tutto qui. Ora possiamo ripetere questa sequenza per tutta la lunghezza di questa riga. Quindi in ogni V lavoriamo una conchiglia. Lo rivediamo un'altra volta insieme. Facciamo un punto alto in rilievo preso davanti sul primo punto alto della V, nell'archetto 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e 3 punti alti, 1, 2, 3 e completiamo questa conchiglia lavorando un punto alto in rilievo preso davanti sul secondo punto alto della V. E continuiamo ripetendo in questo modo per tutta la riga. E una volta lavorata anche l'ultima ripetizione della riga, terminiamo con un punto alto sul primo punto alto della prima riga, quindi sulla terza catenella. E così termina la seconda riga. E lo schema praticamente è già terminato, quindi in una riga creiamo le V e nella riga successiva lavoriamo le conchiglie all'interno delle V. Vediamo ora nella riga 3 come lavorare le V sulle conchiglie. Giriamo il lavoro, lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle e andiamo a lavorare la V al centro della conchiglia, nell'archetto creato dalla catenella tra i punti alti. Quindi in questo archetto lavoriamo una V, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E ripetiamo, lavoriamo una V al centro della prossima conchiglia, quindi nell'archetto di una catenella tra i punti alti. Un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E ripetiamo così per tutta la riga. Saltiamo al centro della prossima conchiglia e nell'archetto di una catenella lavoriamo una V, quindi un punto alto, 2 catenelle, un punto alto.
e ripetiamo per tutte le ripetizioni di questa riga. Completiamo la riga 3 con un punto alto sul primo punto alto della riga 2, quindi apriamo bene il lavoro, abbiamo iniziato la riga 2 con 3 catenelle che sostituivano il primo punto alto e quindi nella terza catenella lavoriamo un punto alto e anche la riga 3 è completa. Per la riga 4 è sufficiente ripetere la riga 2, quindi nella prossima riga lavoriamo le conchiglie negli archetti. Quindi per lavorare questo tipo di punto è sufficiente ripetere per tutta la lunghezza del lavoro che dobbiamo fare la riga 2 e la riga 3. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata del lavoro, io vi consiglio di concludere con una riga di questa in cui costruiamo le V. Questo dà maggior stabilità alla lavorazione ed inoltre l'inizio e la fine del lavoro si assomigliano di più. Se stiamo lavorando una copertina è perfetta per lavorarci il bordo. Inoltre, se dovessimo utilizzare questo tipo di punto come intarsio all'interno di un lavoro più grande fatto con punti diversi, ancora una volta questo punto, questa riga di V ci aiuta ad avere tutti i punti che ci servono per poi ripartire con un nuovo punto. Io proseguo un po' la lavorazione per farvi vedere meglio come risulta questo punto. Se vogliamo lavorare questo tipo di punto in più colori, cambiamo il colore quando dobbiamo lavorare la riga delle V. Quindi vediamo. Iniziamo la riga in cui costruiamo le V cambiando colore. Quindi facciamo una catenella e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. E iniziamo a lavorare normalmente con il nuovo colore, quindi un punto alto e una V al centro di ogni conchiglia. La codina del nuovo colore la nasconderemo in seguito, mentre il vecchio colore non lo tagliamo e lo lasceremo sul lato e lo riprenderemo quando necessario. E continuiamo ripetendo una riga di V e una riga di conchiglie con il nuovo colore per tutte le ripetizioni in cui vogliamo utilizzare il nuovo colore. Quando vogliamo tornare a lavorare con il colore precedente, semplicemente riprendiamo il colore precedente e iniziamo la prossima riga con, per esempio, con il celeste. L'importante è che quando aggiungiamo il colore, quindi facciamo la catenella e tiriamo il filo del colore giallo, in questo caso, manteniamo morbido il filo qui di lato in maniera che la copertina o comunque il lavoro che stiamo facendo mantenga la sua elasticità, perché se questo è teso, questa riga poi rimane schiacciata. Di questi fili poi non ci preoccupiamo perché li nasconderemo nel bordo che lavoreremo tutto intorno. Se invece non lavorerete un bordo, in questo caso dovete allora tagliare ogni volta il filo del colore e riprenderlo successivamente per poi poter nascondere le codine di filo all'interno della lavorazione, il celeste con il celeste e per esempio il giallo con il giallo. E proseguiamo. Supponiamo di aver lavorato tutte le righe che ci servono e quindi, come vedete, chiudiamo con la riga in cui creiamo le V. In definitiva, questo punto è veramente molto semplice, ripetiamo sempre le stesse due righe, la riga in cui creiamo le V e la riga in cui facciamo le conchiglie. E all'interno di queste righe basta fare un punto alto all'inizio che sostituiamo con 3 catenelle, le ripetizioni e alla fine un punto alto sopra al primo punto alto della riga precedente, sia che stiamo lavorando la riga delle V e sia che stiamo lavorando la riga delle conchiglie. Questo è veramente un punto semplice che si lavora volentieri, in fretta, si impara immediatamente, quindi è un punto che possiamo lavorare anche davanti alla televisione o ascoltando la musica, non richiede particolare attenzione ed è sicuramente di grande effetto.
E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo bellissimo punto vi possa essere utile, che vi divertiate a lavorarlo. Se così fosse, aspetto le foto di tutti i vostri capolavori sulla mia pagina Facebook o in Instagram. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti qui sotto il video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un nuovo tutorial la settimana prossima e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!